Buonasera e benvenuti a casa mia. Siamo pronti per la realizzazione delle sfogliatelle, dolce tradizionale natalizio. Per la realizzazione di 30 sfogliatelle circa avremo bisogno di 1 chilo di farina, 5 tuorli di uova medie, 75 grammi di zucchero, un etto di strutto fuso a bagnomaria, 250 grammi millilitri di acqua tiepida, un pizzico di sale. Passiamo ora all'impasto. Ci avvaliamo di una planetaria. Immettiamo prima la farina, poi metteremo lo zucchero nei tuorli, mescoleremo per qualche secondo. Aggiungeremo lentamente la parte grassa, lo strutto non dovrà essere troppo caldo, altrimenti andrebbe a cuocere e quindi a stracciare i tuorli. Questa sorta di leggera emulsione ci servirà poi per dare la giusta struttura al nostro impasto. Pian pianino faremo scendere l'emulsione sulla farina. Vi potete aiutare con tutti gli attrezzi che ritenete più comodi. Io procedo in questo modo perché mi è abitudine fare così, ma l'importante è che si segua un certo ordine. Useremo un po' di acqua tiepida per pulire la ciotola. E azioneremo di conseguenza la frusta, che in questo caso è una frusta K. Azioneremo all'inizio con un velocità bassa in modo tale da non stressare troppo l'impasto. Aggiungeremo delicatamente e pian pianino l'acqua che dovrà risultare tiepida all'interno della planetaria. Come ultimo ingrediente il famoso pizzico di sale, famoso perché nella pasticceria il pizzico di sale è sempre presente, perché è un esaltatore di sapore. Pian pianino, lo svilupparsi dell'impasto stesso, quindi la massa, regoleremo anche in parte la sua consistenza. L'impasto andrà lavorato a lungo perché dovrà risultare omogeneo
e liscio. Nella proseguire la lavorazione dell'impasto vi renderete conto che la consistenza è piuttosto elastica, non deve mai risultare troppo dura, deve avere questa consistenza. Ovviamente più la lavorate, più la pasta risulterà elastica. Il panetto così ottenuto, la cui consistenza è questa, verrà poi conservato in frigo per un'intera notte possibilmente. Comunque dipende anche da quanto pesa l'impasto. In ogni caso deve avere tutto il tempo di rapprendersi lo strutto sciolto, quindi diciamo che una decina di ore per un impasto come questo sono più che sufficienti, anche meno. Lo chiudete e sigillate per bene con una busta per alimenti di plastica e conservatela in un vassoio e frigo. Il giorno successivo prenderete lo stesso impasto, lo lavorerete prima sempre con l'aiuto della macchina per la pasta, che sia essa elettrica, a mano, manovella, da qualunque strumento usiate, anche il mattarello. Chiaramente la prima parte deve essere fatta in maniera grossolana e poi vi preparate per la fase finale, che è quella che avete visto nel tutorial, cioè a dire la sfoglia sottilissima. Ovviamente più la sfoglia è sottile, più sarà difficile manovrarla e maneggiarla, più però il risultato poi sarà evidentemente migliore. Si spennella, come in questo caso avete visto, con un pennello di silicone. Si sovrappongono almeno 5 strisce lunghe circa 70 cm per formare un rotolo.
I rotoli così realizzati vengono conservati in frigo e successivamente tagliati per ricavarne circa 8 dischetti, spessi 1 dito. Il dischetto viene steso con il mattarello fino a raggiungere uno spessore di circa 1,5 cm. Il dischetto, per agevolare tale operazione, viene posto su un pezzo di carta da forno, messo poi il dischetto, ricoperto con un foglio di pellicola e schiacciato delicatamente con un mattarello possibilmente di silicone o il classico mattarello di legno. I dischetti stesi vengono farciti con la confettura condita con scaglie di cioccolato fondente, mandorle tostate e tritate e nocciole, anch'esse tostate e tritate. Poi vengono chiusi a conchiglia e tagliati con la rotella taglia ravioli. La cottura, che un tempo avveniva nei forni a legna, deve essere effettuata ad una temperatura alta e con una distribuzione omogenea del calore, perché le sfoglie si aprono per effetto della vaporizzazione dello strutto, contenuto tra una sfoglia e l'altra. Le sfogliatelle abruzzesi sono un dolce tra i più complessi e apprezzati della tradizione dolciaria teramana. Vengono preparate quasi esclusivamente in occasione delle festività natalizie e sono la croce delizia di quasi tutte le famiglie.